Allora, cerchiamo di capire come si fanno le analisi in contesto GMAT FX. Allora, innanzitutto lo ripeto, noi sull'asse X abbiamo dollaro, sull'asse Y abbiamo euro, sull'asse Z abbiamo il risultato del calcolo di euro, dollaro, ok? Come effettuo io un'analisi? Allora, innanzitutto la prima cosa che devo fare è escludere le altre distribuzioni dei prezzi, perché se io non riesco a fare un'analisi su un'unica distribuzione dei prezzi non sono in grado di farla su tre, perché praticamente equivarrebbe a fare un'analisi multivariata. Devo analizzare più distribuzioni separatamente e poi iniziare ad assemblare, quindi ad effettuare un'analisi condizionata. Quindi è normale che se io non sono in grado di fare un'analisi accurata, chiaro che poi tutte le mie analisi sulle altre distribuzioni non mi danno una previsione di mercato sufficientemente accurata. È chiaro che noi non saremo mai perfetti perché il mercato è un processo stocastico, quindi è molto variabile, molto caotico. Cerchiamo di approssimare tramite ipotesi eventuali evoluzioni del mercato, dopodiché io ho una traiettoria, io ho un'idea operativa, il mercato può seguirla oppure non può seguirla e da lì io già incomincio a capire le monete come si sono mosse, ok? Quindi come prima cosa partiamo da una distribuzione qualunque. Prendiamo il franco svizzero per una volta tanto che non l'abbiamo mai fatto. Allora, quando io inizio a vedere la distribuzione del franco svizzero mi devo ricordare di impostare l'unità di misura dei vari assi. Quindi abbiamo franco svizzero, mettiamo euro franco svizzero in asse ordinata e dollaro franco svizzero in asse ascissa, in obliquo, vabbè, euro-dollaro. Innanzitutto che cos'è che capiamo noi? Mettiamo anche level cross di euro-dollaro. Che cosa stiamo capendo? Che sostanzialmente il mercato si è mosso in questo range, quindi il mercato di euro-dollaro a quotazione di euro-dollaro. Nella giornata attuale, quindi è partito dall'origine, probabilmente ha fatto questo giro, poi è salito ed è andato a posarsi in questa zona qui. Da qui noi iniziamo a capire che esistono dei livelli chiave, perché se io mi posiziono orientativamente sul minimo attuale che è 1,17, vediamo che a questo preciso livello, quindi corrispondente a euro franco svizzero e corrispondente naturalmente anche a dollaro franco svizzero, il mercato non ha bucato, quindi euro dollaro ha retto, è rientrato e poi è salito da questa parte, ok? E noi troviamo ovviamente lo stesso livello, quindi 1,17 più o meno di livello, in questa zona qui e naturalmente incrociando i dati la vediamo in quest'area qui. Ok, allarghiamo un po', facciamo due. Quindi vediamo che in un contesto naturalmente tempo-prezzo, probabilmente la gente è rimasta appesa a 1,17 perché ha pensato che 1,17 stava verificando una rottura a ribasso, classico tempo-prezzo, no? Ipotizziamo che qua abbiamo 1,17 nel nostro livello, okay. Automaticamente la gente ha pensato che qua c'era una rottura, quindi è andato sell, ma poi il mercato che cosa ha fatto? Ha fatto una falsa rottura, è rientrato. Perché è rientrato? Perché sostanzialmente i tassi di cambio coinvolti con il franco svizzero, ma adesso lo stiamo osservando sul franco svizzero, ma ci sarà franco svizzero, CAD, yen, UD, non hanno permesso questa rottura, quindi il mercato è rientrato per poi salire, ok? E ovviamente noi ci troveremo di nuovo nella stessa posizione, dove qui sarà sempre 1,17, però con un settaggio operativo totalmente differente da prima. Ossia, per esempio, noi possiamo notare che qua, se io inserisco lo yen, qui noi abbiamo una configurazione di franco svizzero yen totalmente differente, ok? E noi lo vediamo ovviamente dall'apprezzamento di euro franco svizzero. Quindi euro yen praticamente si è apprezzato di più rispetto al franco svizzero yen. E questo ha innescato naturalmente un rialzo di euro franco svizzero. Quindi il rialzo di euro franco svizzero ha evitato la rottura a ribasso di euro USD. E badate bene che euro franco svizzero si esprime anche con euro yen e franco svizzero yen. Capite qual è l'importanza, il significato di conoscere naturalmente come effettuare un'analisi minuziosa, dettagliata della distribuzione dei prezzi, perché tutto ciò che noi stiamo osservando rappresenta un'analisi statica dei dati. Che cosa significa analisi statica? Per analisi statica noi abbiamo dei dati, ok? Li vedete qui? Possiamo anche farlo con l'alpha shape, ok? Abbiamo dei dati qua. Vedete? Questa forma praticamente rappresenta tutta l'evoluzione attuale quotidiana, è una finestra ovviamente temporale, della distribuzione dei prezzi. Perché è statica? Perché tutti i dati sono qui. Voglio dire, durante la giornata, se io ipotizzo per esempio una contrazione dei prezzi sul franco, quindi euro scende e dollaro scende, ed è chiaro che il punto di intersezione franco-svizzero probabilmente tenderà sempre ad approssimare una traiettoria che è già stata sostenuta, quindi orientativamente andrà sempre in questi range. Quindi se io inizio a pensare per esempio che euro franco-svizzero deve scendere, dollaro franco-svizzero deve scendere, di certo non è che posso pensare che magari, non lo so,
arrivano qui. È chiaro che comunque, anche se io pensassi che il punto di intersezione del franco arrivasse a questi livelli, è naturale che comunque passerà sempre da questo canale, ok? Perché passa da questo canale? Perché c'è euro-dollaro, capite? Quindi il range di euro-dollaro che noi vediamo qui è sostanzialmente il binario su cui, qualora il franco svizzero naturalmente si apprezzasse, può transitare. E proprio perché i dati sono fermi, quindi noi stiamo osservando questi dati, perché la fascia temporale viene considerata dalla mezzanotte del giorno in cui tu carichi, ma noi potremmo anche caricare giorni precedenti qui. Noi vediamo che tutti i dati sono statici perché li vedi, sono fissi. La traiettoria del prezzo è chiara, ok? C'è una nuvola di prezzi, una nuvola di distribuzione prezzi, dove tu osservi quello che è successo e osservi anche le relazioni, perché qua ricordatevi che voi avete una relazione di che cosa? Avete una relazione matematica tra y e x, ossia ad un prezzo di dollaro corrisponderà sempre un prezzo euro e di conseguenza corrisponderà anche un risultato del calcolo matematico con euro-dollaro. Okay? Quindi io qua già vedo tutto. Inutile che penso ad un rialzo, non lo so, di euro-franco svizzero o un ribasso di euro-franco svizzero ad un prezzo, non lo so, in cui magari euro-franco svizzero arriverà in quest'area qui, senza considerare naturalmente la relazione con dollaro-franco svizzero. Capite? Devo per forza considerare che probabilmente la quotazione migliore di euro-franco svizzero in questa zona qui potrebbe portarmi decisamente ad un deprezzamento di dollaro franco svizzero in quest'area, non in questa, perché se euro-dollaro non si deprezza e rimane nella traiettoria, è chiaro che l'area di sviluppo del mercato sarà all'interno di questo range, capite? Ed è per questo che è molto importante avere ed applicare soprattutto in fase decisionale un'analisi statica delle varie variabili, dei vari tassi di cambio, perché nel paradigma tempo-prezzo noi abbiamo un'analisi dinamica, perché nella X abbiamo il tempo, nella Y abbiamo il prezzo. Questo tipo di grafico continua a muoversi, continua ad essere dinamico per effetto appunto dell'aggiornamento della variabile tempo. Il tempo trascorre e quindi man mano che il tempo trascorre porta il grafico, quindi tutti i dati che noi stiamo osservando, ad un moto costante che va da destra verso sinistra, imponendo ovviamente la cancellazione di tutti i dati che noi abbiamo visto fino all'istante in cui noi stiamo osservando il mercato. Quindi tutta la panoramica dei prezzi, del movimento dei prezzi, indipendentemente dal fatto che uno poi va a cambiare il time frame, viene completamente dimenticata, perché innanzitutto noi non stiamo osservando una relazione di prezzo, stiamo semplicemente osservando una relazione di prezzo nei confronti di un tempo infinito. Se io per esempio dico che cosa farà il mercato a tempo n futuro, ho qualche dato qui? No, non ce l'ho il dato, perché io i dati di analisi ce li ho solo dal tempo attuale verso il passato, non verso il futuro. Mentre qui in GMAT-FX noi non ragioniamo più sul tempo, ma ragioniamo sulla relazione di prezzo, ossia che prezzo potrà avere euro-franco svizzero quando, non lo so, dollaro-franco svizzero avrà un range intorno a 0,7750 e 0,7753. Lo vediamo qui, facciamo delle rette e vediamo che in questo punto noi abbiamo dei dati e ipotizziamo che il prezzo ideale naturalmente di euro franco svizzero dovrà essere in questa zona qui, ok? Potrebbe essere a questo livello qui, ipotesi? Domanda? Certamente, ma cosa comporta avere una relazione in questo punto? Innanzitutto mi accorgerò che l'incremento dell'euro franco svizzero sarà dovuto ad una crescita del prezzo di euro-dollaro. Quindi da qui io inizio a capire che cosa? Che se dal momento attuale leggo una crescita di euro-dollaro, inevitabilmente che cosa innescherà la crescita di euro-dollaro? Un movimento ribassista di dollaro franco svizzero. Chiaro? Perché il punto di intersezione si sposterà in questa traiettoria, di conseguenza il vettore dollaro franco svizzero si sposterà verso questa traiettoria. Di conseguenza la crescita del prezzo di euro-dollaro mi porterà una crescita di euro-franco svizzero in questa zona qui. Quindi quando io effettuo delle ipotesi devo comunque mantenere chiaro nella mia testa che si verificherà una dinamica. Non è che posso pensare, ah sì, euro-dollaro si incrementa e tutte le altre monete stanno ferme. No, non è così che il mercato ragiona. Ricordatevi che il mercato ha un equilibrio e deve mantenere l'equilibrio dei prezzi. Quindi qualsiasi movimento che voi ipotizzate viene confermato da che cosa? Dal movimento delle altre monete, perché voi dovete sempre tener conto il livello di equilibrio del mercato, altrimenti voi sbaglierete sempre analisi. E poi quando voi sbagliate analisi e io vi dico ma dovete recuperare, dovete calcolare, dovete fare tutte le misurazioni per andare a recuperare la vostra perdita, è chiaro che poi voi vi sfondate sul conto, perché se non avete una traiettoria di mercato, non siete in grado di individuare la traiettoria di mercato, è chiaro che poi tutti i calcoli che voi ci costruite sopra li costruite su un'ipotesi completamente sbagliata ed è chiaro che poi vi sfondate sul mercato, capite? Quindi ci sono tecniche
tecniche per andare praticamente neutrali sul mercato, però diciamo che bisogna quantomeno capire come analizzare una distribuzione dei prezzi, perché l'analisi della distribuzione dei prezzi non deriva da una sorta di ispirazione del disegno che noi stiamo osservando. Il moto del mercato è conseguente ad un processo stocastico, moto random, ha una traiettoria e noi notiamo che il mercato, quando si sposta, ha questi canali in cui il mercato da un regime passa ad un altro regime di prezzo. Quando si ferma, oscilla nell'area e noi vediamo un accumulo della frequenza dei prezzi. E l'accumulo della frequenza dei prezzi ovviamente innesca un discorso tipo volumetrico. Il volume non c'entra assolutamente nulla, perché io inizio a mettere un punto per ogni minuto trascorso. Se il mercato sta fermo non significa nulla, significa semplicemente che il tempo è trascorso e che il mercato è fermo su questo range, perché il punto di intersezione del franco svizzero si è fermato per dare movimento, non lo so, a franco svizzero yen, oppure AUD franco svizzero, capite? Tenuto conto che vi ricordo che il mercato Forex è over the counter, non c'è una contabile. Se il mercato si ferma in un range preciso di prezzo, per effetto stesso della variabile tempo che trascorre, io metto un punto per ogni minuto che passa. È chiaro che poi se io effettuo una statistica praticamente avrei, non so, 100 punti in un preciso range. Se ogni 24 ore io ho un punto, non ho più il volume precedente, avrei semplicemente un punto, avrei semplicemente un dato, quindi è irrilevante tutto questo studio anche sui volumi. I volumi li puoi andare ad analizzare per esempio in una blockchain, perché sono consultabili e da lì tu puoi fare un confronto tra volume e prezzo. Allora tu dici ok, di cripto X a X volume, e allora puoi fare una relazione di paragone, quindi a X volume io so che stanno comprando e stanno vendendo, allora tu lo puoi fare. Ma sul mercato che è OTC, quindi over the counter, tu non puoi fare assolutamente nessuna ipotesi sul volume, perché tu stai semplicemente contando dei dati che sono sincronizzati a livello temporale. Se il mercato si ferma a questo punto qui, questo range qui, e si fermerà da qui fino alla fine dell'anno, che significato hanno questi volumi? Nessuno, perché semplicemente il mercato si è piantato in quel range lì, il tempo è trascorso, hai accumulato tanti punti, tanto volume per nulla, sostanzialmente. Un dato che non ti dà assolutamente nessuna prospettiva di ipotesi futura. L'ipotesi futura puoi studiarla, puoi capirla nel momento in cui tu capisci le dinamiche del prezzo. E la dinamica del prezzo è molto semplice, la puoi capire anche direttamente da qui. Euro-dollaro che tende a crescere, naturalmente se il dollaro franco svizzero rimane fermo, cresce anche euro franco svizzero. Queste sono le dinamiche, sono molto semplici. Oltre al fatto che in contesto GMAT-FX tu hai comunque già i prezzi, li vedete sulla croce del mouse? Sai già quanto effettivamente, ipotizzando una salita di euro-dollaro, quanto euro franco svizzero potrebbe salire dal prezzo attuale. Se io ipotizzo che dollaro franco svizzero sta fermo, quindi io salgo, che cosa accade? Vedete? Che euro franco svizzero sale, euro-dollaro sale. Io vedo già i prezzi qua. Se ipotizzo per esempio una salita di euro-dollaro con un leggero ribasso, poi ovviamente ci sono i calcoli di pendenza, perché attenzione che qua noi abbiamo comunque un angolo, noi abbiamo già i prezzi, vedete? Noi possiamo praticamente calcolare con precisione ogni prezzo di mercato, perché questa è geometria, non si sta parlando di correlazione, si parla di geometria. Voi siete in un contesto di misurazione cartesiana. All'interno di un piano cartesiano voi potete applicare qualsiasi studio matematico in contesto forex. Quindi è chiaro che io prima di buttarmi sul mercato io devo effettuare delle ipotesi. Se io non conosco le dinamiche di scenario è anche inutile che mi ci metto, perché non è che posso pensare ad un rialzo di euro-dollaro o anche un ribasso di euro-dollaro senza considerare i punti di intersezione del franco, del CAD, dello yen. Non posso farlo, perché se io ipotizzo per esempio un decremento di dollaro franco svizzero fino a questo livello qua, euro franco svizzero sta fermo, quindi io ho un euro-dollaro che cresce, e poi questi due che fanno? La sterlina che fa? AUD che cosa fa? NZD che cosa fa? Capite? Quindi io devo comunque essere consapevole, quindi se io ipotizzo naturalmente un evento sul franco svizzero devo anche considerare che cosa accadrà sullo yen, e sullo yen se il franco svizzero qua buca, lo yen che cosa farà? Probabilmente bisogna andare ad osservare anche la dinamica del franco svizzero yen, perché noi abbiamo qui lo yen e qua abbiamo il franco svizzero, c'è dentro Pitagora, quindi che cosa fa? Dovete sviluppare consapevolezza del prezzo, consapevolezza anche e soprattutto della dinamica, e di certo voi questa cosa non la imparerete mai se state davanti ai grafici tempo prezzo, perché osservando un grafico tempo prezzo tu non hai una mappa, non riesci a localizzare l'area di manovra del mercato. Qua hai tutta la mappa del mercato.